Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova rubrica. Questa nuova rubrica sarà una rubrica esclusivamente dedicata allo studio di tutte le canzoni possibili, quindi continuerò con questa rubrica facendo sempre video analisi dettagliate su qualsiasi tipo di canzone. Si partirà con le canzoni popolari, poi si passerà per il liscio e alla fine ci si aprirà un mondo enorme, quindi su qualsiasi tipo di stile di canzone. E questo è il primo video appunto di questa rubrica e quindi nel video di oggi andiamo ad analizzare, come da titolo, la canzone popolare sul cappello. Tutti gli spartiti delle analisi del brano le potrete trovare in descrizione, quindi anche lo spartito di questa canzone lo trovate nella descrizione di questo video. Quindi partiremo con un'analisi molto dettagliata, abbiamo due pezzi, il primo che è il più ripetuto e poi il secondo che andrà a fare la parte finale della canzone. Studieremo sia la mano destra che la mano sinistra molto tranquillamente. Alla fine del video andrò a farvi l'esecuzione finale, quindi l'esecuzione finale è esattamente come dovrà venire la canzone, anche a metronomo giusto, quindi con la velocità giusta della canzone. Ovviamente non provate da subito a farla così veloce, vi conviene, come abbiamo sempre fatto assieme da ormai 2 anni, quindi studiare sempre lentamente la canzone e via via portarla su, perché giorno per giorno si migliora sempre, cose che dirò comunque anche negli altri video. Adesso passiamo subito all'analisi dettagliata di questa canzone. Bene, allora cominciamo ad analizzare questo spartito di Sul cappello. Allora, ci posizioniamo con la mano destra, come vediamo, con il pollice sull'A. Ricordiamo che da spartito abbiamo 3 diesis, quindi ricordiamoci questi 3 diesis: Do, Fa e Sol. Ogni volta che si presentano queste note, noi dovremo fare la nota diesis, quindi la nota nera. Ma adesso non vi preoccupate che andiamo a vedere tutte le note che ci sono da fare. Quindi partiamo, come abbiamo detto, col pollice sull'A. Cominciamo a fare La e Mi alto. Qui abbiamo subito 2 volte Do diesis. Nuovamente La, Mi alto. Quindi come vedete sempre uguale, La, Mi, Do, Do, La, Mi, Do, Do. Poi la durata delle note ci pensiamo dopo, ci pensiamo poi. Intanto vediamo quali sono le note. Poi abbiamo Si, Do, Re, Si. Come vedete la diteggiatura c'è scritta anche sullo spartito, comunque dovete rimanere fermi con la mano, quindi non andare a fare qualche strano spostamento, vi basta rimanere fermi. La, Mi, Do, Do, La, Mi, Do, Do, Si, Do, Re, Si. Qui abbiamo un Si che dura molto. Ecco, adesso viene il bello perché dobbiamo continuare la melodia. Abbiamo Si, Do, ricordatevi, sempre Do diesis. Ogni volta che c'è un Do dovete farlo diesis. Poi ci sono anche il Fa e il Sol che vanno diesis, quindi ecco, qui abbiamo questa stessa nota ripetuta. Abbiamo sempre da fare il Re. Io vi consiglierei, dopo aver fatto il Si lungo, quindi questo con Re e Si, spostatevi con il pollice sul Si, in modo da avere il pollice sul Si, l'indice sul Do e il numero 3 sul Re. Così sul Re, essendo che il Re dovete farlo 3 volte, andate a cambiare sempre dito, perché si può anche fare sempre la stessa nota con lo stesso dito, però non è molto professionale, tra virgolette. Andate molto meglio poi anche più avanti con gli studi se cambiate sulla nota ripetuta, se la ribattete con dita diverse. Quindi, ricapitolando, abbiamo Si, Do, Re, 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 Mi, Fa, Fa. Ecco, quindi avete visto questo Re che va fatto 3, 2, 1. Ok? Si, Do, Re, Re, Re. Quindi cambiando sempre dito. Vi trovate sul pollice. Mi, Fa, Fa.
Ecco, questo fa, basta farlo 2 volte con lo stesso dito. Ok? Quindi si, do, re, mi, fa, mi, re. Ecco, adesso qui abbiamo un mi e un do. Questo mi e questo do si possono fare più convenzionalmente col dito numero 3 e numero 1. O anche col 2 e l'1. Vedete voi come andate meglio, perché comunque siete sul re con il pollice. Quindi il numero 2 verrebbe più ovvio sul mi. La diteggiatura sullo spartito è con il numero 2, quindi se preferite usare il numero 3 potete usare anche il numero 3. Comunque qui cambia veramente poco. Dopo andiamo anche a ripeterla tutta. Qui si riparte col motivetto, quindi spostatevi con il pollice nuovamente sull'A. Ok? E qui ripetete il motivetto. Qui stessa cosa, partite col pollice dal Si, 3, 2, 1 sul Re, Fa con il terzo dito, ricordate che il Fa è diesis. Ecco, qui essendo che dovete fare Fa, Mi, Re, Do, il Do lo dovete fare col dito numero 2, perché avete il Fa con il 3, 2, 1 sul Re e il Do andrà per forza sul 2. E adesso avete Mi, Mi, Do. Ok, questa era la prima parte. Questa è la prima parte. Abbastanza facile. E vediamo di rivederla un attimino. Però questa volta con i bassi. E quindi anche un po' con la ritmica. Quindi con un po' di ritmo. Perché le note non vanno fatte ovviamente tutte uguali alla stessa lunghezza. Ma vanno fatte preferibilmente... anzi, obbligatoriamente, con un certo ritmo. Quindi vediamo, ripartiamo da capo. Siamo con il La maggiore a sinistra. Il ritmo è 2 quarti, quindi è un 2 quarti, una polka. E partiamo facendo 2 semiminime. Queste sono note da 1, quindi abbiamo un 2 sulla prima nota, un 2 sulla seconda. Per capirci, abbiamo La, basso di La e basso maggiore. Così. Un 2 ogni nota, quindi capite che le note da 1 dovete farle seguendo sempre questo schema, quindi sempre basso di La, dovete fare basso accordo ogni semiminima. Poi andando avanti abbiamo invece delle crome, vedete che la seconda battuta sono crome. Quindi ogni nota andrà all'unisono con la sinistra, quindi ogni nota che fate a destra la fate anche a sinistra. Ok? Poi ricordate che ci sono le note puntate, quindi io ho voluto mettere anche la puntatura perché è più giusto così, sulle note che vanno puntate, il Do diesis va puntato. Quindi le prime 2 note sono più lunghe, vedono ogni nota un basso e un accordo. Queste sono più veloci, crome. Ogni nota vuole il suo basso, quindi nota con il basso, poi nota con l'accordo. Vedete? Nota a destra, nota a sinistra. Ricordate, il Do va sempre puntato. Adesso tornano le note lunghe, le semiminime. Qui ricordatevi di cambiare. Di qua si va in Mi settima. Quindi il La va fatto per le prime 3 battute. Adesso quarta battuta, Mi settima. Qui abbastanza facile perché la nota va tenuta per un bel po' di tempo. Quindi vediamo che è Re, Si. Adesso sempre note lunghe, sempre Mi settima. Qui dobbiamo sempre rimanere in Mi settima,
Tornano le note corte, ogni nota vuole quindi l'unisono destra e sinistra. Ricordatevi di puntare i re e puntare i fa. Qui a livello di destra non è facilissimo perché avete 3, 2 sempre sul re puntati e l'1 sempre sul re non puntato, quindi 3 puntato, 2 puntato, 1 non puntato, 2 sul mi, fa 2 volte puntato, quindi così. Ok? A sinistra dovete andare all'unisono, quindi ogni nota fatta a destra la fate a sinistra. A sinistra è sempre basso e settima, basso, settima. Rimanete sul mi. Qui si torna in la. Ok, qui nota lunga, do diesis, non ci sono problemi. Si ripete il motivetto. Si torna in mi settima. Qui ancora stesso discorso, fate attenzione alla diteggiatura e alla punteggiatura. Qui si torna in la. Attenzione a questa battuta. Si torna in la con, con questo do diesis. Cosa sono queste due note strane con una c'ha la barra unica, l'altra c'ha la doppia barra però spezzata a metà? Non si capisce. Allora, queste note stanno solo ad indicare che la prima nota vedete che c'ha un puntino davanti. Quindi sì, c'ha una sola barra, però c'ha un puntino davanti alla nota. E l'altra invece è molto molto breve, che ha 2 barre e senza neanche il puntino. Questo sta a significare proprio l'effetto di far durare la prima tanto e la seconda pochissimo. Quindi abbiamo... Qui ho sbagliato anche. E do diesis, mi... Vedete questo effetto? Quindi a sinistra dobbiamo fare... basso, abbiamo il do con il basso, accordo a vuoto, nuovamente basso a sinistra mentre si fa il mi, cioè l'ultima nota della battuta deve durare proprio una frazione di secondo, deve essere fatta appena prima della battuta dopo, proprio così, 1, 2, anzi contiamo, sì, conto 1, 2, 3, 4 anche se non siamo in 4 quarti, 1, 2, 3, 4. Quindi addirittura dopo il 4 viene questa nota. Va fatta proprio breve. Quindi abbinandola alla sinistra abbiamo detto basso di la, accordo a vuoto, nuovamente basso tenendo giù questo mi. Fate pure basso accordo sulla prima. La ripetete un centesimo di secondo. Quando avete già fatto l'accordo a sinistra, vedete, basso accordo. Spero che sia chiaro. Comunque ne troveremo ancora di queste formule perché non sono molto rare, anzi sono usate parecchio. Adesso andiamo a fare la seconda parte. Partiamo sempre con la mano destra, si parte con questo do diesis. Abbiamo una pausa di mezzo battito, quindi abbiamo un do, re, mi. Vedete, abbiamo quindi 4 mezzi battiti qui. Il primo va a vuoto, con il basso a sinistra che dopo vedremo andrà a vuoto. Il secondo è do con questo numero 2, diesis. Do, re, mi, fa, sempre diesis. Qui abbiamo la. Quindi qui si va ad aggiungere un'altra cosa. Abbiamo un la alto con il 5.
5, 4, 3, 2. La, sol, fa, mi. La, sol è diesis, ricordatevelo. Fa è diesis, perché ci troviamo in La maggiore, quindi abbiamo questi 3 diesis da rispettare sempre. Rivediamo: do, re, mi, fa, la, sol, fa, mi. Adesso rimanete sempre mano ferma, diteggiatura 2, 1, 2, 3. Qui avete un piccolo passaggetto qui del pollice. Sempre questo do diesis, Ecco, questo do però va fatto col dito numero 1. Perché si fa col dito 1? Perché sennò quando facciamo il continuo vi ritrovate col 5 che è un po' scomodo. Vi conviene rimanere come da spartito sull'1. Quindi 2, 1, 2 per fare questo do. Re, re, 3, 3, 2, 1, 2. Nuovamente il do, questo do si farà sempre con il 2. Perché bisogna scalare e tenere il pollice sulla nota bianca e andare a fare quelle nere sempre con un dito che non sia il pollice, giustamente. E quindi vediamo: fa, mi, re, do. Nuovamente ripetiamo il motivetto: do, re, mi, fa, la, sol diesis, fa diesis, mi, re, do, re. Qui c'è il finale: re, fa diesis, mi, sol diesis, la finale. E voilà. Adesso andiamo a vedere anche il ritmo della sinistra. Quindi, come vedete, in questa seconda parte si parte con a sinistra con il re maggiore. Quindi non siamo più in la maggiore, ma in re maggiore. Prepariamo il dito numero 2 sul do. Questa va a vuoto, non si fanno i bassi su questa. Quindi prima vi avevo detto anche una bugia, perché in realtà qui il primo è a vuoto, però non essendoci bassi non abbiamo proprio nessun basso di riferimento. Quindi abbiamo un, do, re, mi, fa. Qui entrano i bassi, 2 note abbastanza lunghe, semiminime. Quindi un 2, un 2, ogni semiminima, un 2, un 2. Qui abbiamo basso a vuoto, la. Questo la coincide con l'accordo a sinistra. Ritorna, abbiamo il basso sulla pausa e l'accordo su questo la. Ok? Perché queste sono crome, vanno fatte all'unisono destra e sinistra. La, sol, fa, diesis, questi. 2 volte mi, questa volta si passa in la. Qui stessa cosa, basso a vuoto, un mi che coincide con l'accordo. Qui attenzione che si passa anche in mi settima, quindi dal re si passa al la per poi passare al mi settima. Un 2, queste sono semiminime. Qui c'è la stessa identica cosa che avevamo prima. Queste note spezzate, la prima con il puntino, la seconda è doppia barra, quindi non si capisce. Questi sono 2 fa che vanno fatti, il primo lunghissimo, il secondo più breve. Sentite? Il primo fa è lunghissimo, fa, mi, re, do. Quindi abbiamo il primo fa che si subisce tutta la sinistra, basso accordo, fa, basso accordo. L'altro fa che è così breve che avviene appena prima del basso e poi risolve subito sul mi. Quindi fa, mi, re. Mi e re hanno mi coincide col basso e re con l'accordo. Ok, quindi abbiamo il fa che coincide con basso accordo. Mi, fa, mi, re. Do si torna in la.
Qui abbiamo sempre pausa, basso a vuoto, do, re, mi, fa, qui si torna in re, 2 semiminime, poi va basso a vuoto, la, sol diesis, fa diesis, mi, analogo a prima, basso a vuoto, un mi, re, do, mi settima, andate a sinistra con mi settima, re, queste sono tutte lunghe, re, fa, mi, questo fa era diesis, mi, sol diesis, finale con il la alto, e a sinistra ovviamente abbiamo la maggiore, perché la canzone è tutta in la maggiore, quindi l'inizio e la fine si faranno in la maggiore. E la canzone finisce così, non ha nessun tipo di finale, nessun tipo di zan zan o qualcosa di simile, è un la prolungato, perché questo comunque è una canzone di un coro alpino. Di conseguenza questa era l'analisi di tutta la canzone, spero vi sia piaciuta e ci vedremo allora con la prossima analisi dello spartito. Molto bene, questa era l'analisi di Sul Cappello, adesso possiamo procedere con l'esecuzione finale della canzone, lo eseguirò a una velocità di 76 battiti per minuto. Io intanto vi mando un saluto e ci vedremo al prossimo video analisi della canzone. Ci vediamo nel prossimo video.